della nostra associazione è quella di divulgare da sempre il pensiero alternativo, diciamo non in contrapposizione al mainstream, ma di apertura verso tanti mondi diversi tra loro, anche in contraddizione, però lo scopo fondamentale sin dall'inizio è stato quello di parlare di cose molto, molto diciamo, grandi, importanti, ma senza. Siamo nati come un'associazione che si dedica alla geopolitica e alla macroeconomia, oggi abbiamo esteso queste materie un po' a tutto ciò che riguarda l'attualità, pur ritenendo che tutto in fondo derivi da questi due macro meccanismi. Poi mi correggeranno i nostri ospiti. Grazie al direttivo. E nulla, io direi di iniziare presentando gli ospiti. Partirei per ospitalità dal dottor Roberto Buffagni, che è uno studioso, un analista geopolitico e anche uno scrittore di opere teatrali. Comunque è uno di quei tanti intellettuali italiani che, mettendo la propria passione personale al servizio della conoscenza, riesce a produrre analisi veramente, veramente interessanti, perché viste dall'ottica, non dico del laico, anzi dell'esperto, però senza quel tedioso atteggiamento accademico superbo di altri intellettuali, e poi con una chiave di lettura che forse è più facile da interpretare, divulgativa, per chi, come la maggior parte delle persone, non ha particolari competenze in materia. Quindi voglio veramente ringraziare molto di aver accolto questo invito così breve, con questo pochissimo preavviso, il dottor Buffagni. Passo, poi facciamo un applauso chiaramente polemico, passo poi in questo caso scherzato, con Giuseppe Germinario. Per certi aspetti le due figure si somigliano. Giuseppe Germinario cura da tanti anni un blog che si chiama L'Italia e il Mondo, un canale YouTube, dove fanno tantissime attività, e anche qui il focus è sempre l'approfondimento da una prospettiva possibilmente anche in questo caso alternativa. Molti nomi che trovate sulla sua famosa newsletter sono sconosciuti, altri invece col tempo ci sono diventati più familiari. Uno di questi è Roberto Buffagni. Mi permetto di citare anche Pierluigi Pagani, che ho conosciuto grazie a Giuseppe Germinario, e che oggi Buffagni, anche Roberto Di Matteo, ci fornisce tutti i giorni analisi, approfondimenti e storie che riguardano questo mondo. Ora è chiaro che quello che vi ho detto qua differisce in maniera sostanziale da ciò che vediamo mediamente sui giornali e sulle televisioni. Però non è che quello che diciamo qua sia frutto di fantasia. Le fonti sulle quali si basano queste analisi fondamentalmente sono le stesse, ma l'interpretazione è assai diversa. Diciamo che qui c'è più memoria, in altri posti si tende un po' a dimenticare il passato anche recente. Quindi grazie anche a Giuseppe Germinario. E da ultimo, perché è il più giovane di questa cordata, in cui io farò solo da passare il microfono, che ho già finito di parlare, non di tenderò oltre, Roberto Vivaldelli, che è un collaboratore dell'ARPI, si scrive su Inside Over, che è un sito di informazione molto importante, molto comune e conosciuto, diciamo così, nell'underground del pensiero, ma non solo, direi che è abbastanza diffuso in generale. Giornalista, quindi saggista, che ha scritto vari volumi, e lui ha un'esperienza particolare per quello che riguarda la conoscenza del mondo africano, in particolare Stati Uniti. Ha intervistato accademici importantissimi, gli strateghi militari, ha riportato le loro parole e sono sicuro che saprà dare un contributo fondamentale per avere un'idea d'insieme di quello che è stato il conflitto russo-ucraino. Nella sua genesi antica, non andremo a ripercorrere tutta la storia di queste cose nella sua genesi all'attualità, ovvero ormai l'accertata sconfitta ucraina, quando sapranno definire meglio questo concetto, è il futuro che ci aspetta, è un futuro che oggi è sempre più che mai tinto di sangue, e soprattutto che riguarda anche l'Unione Europea, quello che è successo in queste ultime settimane. Credo non sia necessario ricordarlo. Per questo lascio la parola proprio in apertura, così possiate conoscere questo meraviglioso intellettuale che è Roberto Buffagni, che invita a seguire tutti gli altri. Io sai che sono Luciano. Buona serata e grazie, un applauso ai nostri ospiti.
Ringrazio gli organizzatori dell'invito e ringrazio voi per essere venuti qua stasera. Dunque, l'Europa va in guerra è il titolo di questo incontro. L'Europa è già andata in guerra e ha già perso. Quindi a questo punto potremmo anche andarci a mangiare tutti una pizza, perché il concetto fondamentale è questo. Cioè, noi siamo già andati in guerra e abbiamo già perso. Quello che il motivo per cui non si vede che abbiamo perso è perché la guerra non è soltanto quella che si vede quando le case vengono abbattute, gli uomini vengono uccisi. La guerra è un fenomeno olistico, complesso e completo. C'è uno stratega, secondo me il migliore stratega occidentale dell'ultimo secolo, un colonnello dell'aviazione americana, si chiamava John Boyd. Lui ha combattuto in Vietnam e lì è entrato in contatto con gli studi strategici orientali che a quell'epoca nelle accademie militari dell'Occidente non si conoscevano. Si conoscevano nelle accademie militari russe, per esempio, c'è un rapporto più diretto tra Russia e l'Oriente. Comunque lui è entrato in rapporto con il pensiero strategico orientale, lo ha rielaborato, ha scritto dei testi che sono anche facilmente reperibili in rete gratuitamente. Più completo si chiama Patterns of Conflict, schede, strutture del conflitto. Sono 200 pagine tutto, uno scrittore molto conciso. Un concetto, secondo me, fondamentale che ha mutuato e rielaborato John Boyd dal pensiero strategico orientale è quello dei livelli della guerra. Allora, i livelli della guerra, secondo voi, sono tre. Il primo livello è il livello fisico, cioè quello dove sul campo di battaglia si affrontano gli uomini e i mezzi di manovra. E poi c'è il livello fisico, nel senso delle strutture fisiche di un paese. Quanto di un paese, quanto degli edifici, delle fabbriche, delle infrastrutture di un paese viene distrutto in una guerra. Questo è il livello fisico della guerra. Quando si perde sul livello fisico, la seconda guerra mondiale, in Italia non c'era dubbio che non avessimo perduto, cioè nessuno italiano dubitava del fatto di aver perduto. Si vedeva, c'erano combattimenti che appartenevano a casa, c'erano tanti morti che tornavano nelle bare, dai campi di battaglia quando tornavano, eccetera. Poi c'è un altro livello della guerra, che è il livello mentale. Il livello mentale è il livello nel quale si affrontano le strategie, le tattiche, cioè il pensiero che cerca di battere il pensiero avversario, cerca di capire il pensiero avversario e di battere. Poi c'è il livello, l'ultimo livello della guerra per poi, che è il livello morale. Il livello morale qual è? È quello in cui ciascuno dei contendenti cerca di presentare se stesso come il portatore di un progetto storico, migliore di quello del suo avversario. Questi sono questi tre livelli della guerra. Per poi il più importante è il livello morale, poi il livello mentale, poi il livello fisico. E infatti lui dice che quando si deve valutare la forza di un esercito, una formazione combattente, prima vengono gli uomini, poi vengono le idee, poi vengono i mezzi. Allora, l'Europa e l'Unione Europea, i paesi del blocco occidentale, gli Stati Uniti compresi, con l'elezione del presidente Trump, hanno cambiato politica e stanno cercando di gestire la sconfitta che hanno subito, perché anche gli Stati Uniti hanno subito una pesante sconfitta strategica sul piano mentale e sul piano morale della guerra. Gli Stati Uniti non sono riusciti a raggiungere l'obiettivo che si prefiggevano, che era quello di destabilizzare la federazione russa ed eventualmente, se possibile, frammentare con i due mezzi principali, le sanzioni economiche e di una possibile sconfitta delle forze russe disponibili in Ucraina nei primi tempi,
Quindi questi due obiettivi che l'America questo obiettivo fondamentale che l'America si proponeva non è stato raggiunto, e la Russia non soltanto non si è destabilizzata, ma si è rafforzata, è più forte di prima. Non è possibile rovesciare i sorti sul campo e a questo punto l'America deve gestire la sua sconfitta. Con l'elezione di Trump ha un vantaggio rispetto ai dirigenti europei. Qual è questo vantaggio? Il vantaggio è che può dare la colpa alle amministrazioni precedenti. Lui infatti cerca di presentarsi come un mediatore super partes, non come una parte del conflitto, e cerca di portare la Russia e l'Ucraina a stipulare un trattato di pace duraturo. I dirigenti europei non hanno questo vantaggio perché hanno fin dal primissimo istante della guerra in Ucraina, anche prima, appoggiato all'unanimità per il calare, nel caso di Orban, hanno appoggiato all'unanimità la politica americana contro la Russia. Quindi a questo punto non possono dare la colpa a nessun altro tranne che a se stessi, non sono in grado di ritornare indietro. E a questo punto loro finiscono per essere, cioè noi, perché loro ci rappresentano anche se non siamo d'accordo. Noi siamo sconfitti 2 volte, siamo sconfitti dalla Russia e siamo sconfitti dagli Stati Uniti. Questo è il problema a cui va incontro l'Europa. La reazione del progetto di riarmo europeo, secondo me, è una reazione sostanzialmente isterica. Cioè non è una cosa seria. Non è una cosa seria perché non è possibile creare un esercito europeo o coordinare 27 eserciti in modo sufficiente da affrontare la Russia se non esiste uno Stato centrale, uno Stato, una realtà politica, se possibile anche legittima, cioè che sia riconosciuta come tale dai cittadini in cui dovrebbero combattere. Quindi mancando questo presupposto, che l'Unione Europea non è uno Stato, non diventerà mai, mancando questo presupposto non è possibile creare un esercito europeo. Non è possibile. Se poi appunto si vuole fare quello che ha detto Draghi recentemente al Parlamento italiano, se si vuole creare una catena di comando europea che coordina 27 eserciti, qui andiamo direttamente nel ridicolo perché se è molto difficile coordinare 27 economie, è molto più difficile coordinare 27 eserciti. Perché, ricordo, al di là di tutti i problemi enormi che comporterebbe una cosa del genere, cioè la costruzione di un sistema militare industriale che non c'è, tante cose. Adesso lascio perdere per un momento questo aspetto che pure è molto, molto rilevante. C'è il problema di coordinare eserciti per fare una cosa come la guerra. In guerra si muore. Allora, chi dà gli ordini, intanto deve dare una lingua comprensibile a chi li riceve, per esempio. No? Ci sono 27 eserciti, ci sono 27 che possono parlare. Non è che si può fare a tutti l'esamino in inglese e parlare inglese sul campo di battaglia, tutti quanti, per capirsi. E poi soprattutto, ripeto, la catena di comando non è la catena di comando dell'Unione Europea che agisce indirettamente per direttive e per decreti di tipo amministrativo e economico. Il rapporto, cioè la catena di comando dell'esercito è formata da rapporti faccia a faccia. Cioè io sono il subordinato quando il mio superiore dà un ordine, me lo dà lui e io mi devo fidare di quello che dice. E io quando do un ordine a uno che se sbaglio mando a morire. Quindi il rapporto umano che c'è dentro gli eserciti è un rapporto che non è paragonabile al rapporto impersonale che è il forte dell'Unione Europea. No? L'Unione Europea non tende a muovere i cuori, che
chi è che si innamora dell'Unione Europea? Sono molto pochi, sono pochi gli innamorati dell'Unione Europea. Mentre in un esercito, specialmente quando le cose non vanno bene, è essenziale che ci sia la lealtà e la fiducia reciproca. Perché appunto la guerra è una cosa che senza quelle cose lì, senza l'amore, non si può fare. Sembra paradossale dirlo, però è così. C'è sicuramente l'ostilità per il nemico, ma la cosa che permette di fare la guerra è l'amore, cioè la lealtà, la fiducia nei tuoi commilitoni, nei tuoi superiori, nei tuoi subordinati. È una cosa essenziale, quello che lega un esercito. Queste cose non si fanno a comando, cioè non si fanno tirando fuori i soldi, non si fanno facendo la propaganda. La propaganda serve per fanatizzare una parte delle persone. Però il fanatismo dura fino a un certo punto, dura fino a quando poi tu sul campo di battaglia ci vai veramente e cominciano a volare i proiettili d'artiglieria, le pallone, le persone morire. È una cosa tutta diversa. Infatti si chiama, la cosa che si chiama il battesimo del fuoco, perché è un battesimo nel senso che si diventa diversi, no? È come un sacramento, il battesimo è un sacramento. È la stessa cosa. Andare sul campo di battaglia dove ci si ammazza veramente, si fa veramente molto male, è una situazione che è completamente diversa da quello che uno si immagina prima. Quando si fanno le parate, quando si fanno le riunioni dove appunto ci si esalta, ci si fanatizza, è una cosa che è tutta diversa. Allora, questa cosa qua, nelle condizioni attuali, sia dei governi sia delle popolazioni europee, è una cosa che non si può, cioè non si può fare. Non si può fare perché non ci sono le persone date per farlo. Molto semplicemente questo. E quando tu vai al fronte, per mandare al fronte il 18enne o il 20enne o il 25enne, bisogna che tutti gli anni precedenti, cioè che da quando è piccolo, questo sia abituato a pensare, sia abituato al pensiero che è importante difendere la patria, difendere gli amici, che sia importante e buono difendersi e aggredire. Cioè che faccia delle cose che adesso non soltanto non vengono insegnate da nessuno, dalle quali tutti vengono dissuasi fin dalla più tenera età. Il pensiero dominante, così lo spirito del tempo, ti fa una testa così per dirti che la parte è una cosa fascista, aggredire è una cosa maschilista, la famiglia non va bene perché c'è patriarcato, tutte queste cose qua. Magari sono anche vere, però per fare il soldato, andare a combattere, a ammazzare la gente, questo non vanno bene, che non sono soltanto idee, sono un modo di essere. Sono un modo di essere che si impara fin da piccoli. E se non impari fin da piccolo e devi impararlo quando sei lì sul campo di battaglia, non ce la fai. Semplicemente non ce la fai. Cioè, l'emozione travolgente che ti colpisce ti disintegra. Questo è il fatto. Allora, con questi presupposti qua, andare a pensare che noi facciamo una guerra alla Russia è una cosa che per fortuna non succederà perché è impossibile, non succede. Sono parole a vanvera. Se sono parole a vanvera. Grazie a Dio, allora, Poi invece è vero, secondo me, è vero che i paesi, cioè che ogni paese deve essere capace di difendersi, deve costruire la propria difesa. Deve costruire la propria difesa per quello che è, perché sono le minacce reali che affronta. Per esempio l'Italia non è minacciata dalla Russia. La Russia è molto lontana, quelli che vengono qua ad invadersi sono passati attraverso parecchi paesi. Noi per esempio le minacce potenziali che abbiamo sono quelle che ci vengono dai paesi che ci stanno intorno, l'Jugoslavia, oppure dall'altra parte del Mediterraneo sono i paesi del Maghreb. Quelli possono essere, sono delle minacce potenziali. Quindi noi possiamo misurare le nostre forze convenzionali rispetto a quelle possibili minacce lì. Ma l'idea di preparare
l'Europa a una guerra contro la Russia è un'idea, secondo me, ridicola e è fondata su due cose, fondata su isterismo, cioè persone che si mettono in una posizione, si credono di essere una cosa che non sono, ed è fondata anche sulla paura per la conclusione di questa guerra. Perché siccome questa guerra prima o poi si conclude con una sconfitta rovinosa dell'Ucraina, allora risulterà un momento inequivocabile, chiarissimo, che chi ha invece portato i paesi europei e i paesi occidentali a fare questa cosa ha sbagliato tutto. E per una classe dirigente aver sbagliato tutto non è una grande raccomandazione, per il futuro. Per piacere poi di quello che può succedere invece alla classe dirigente ucraina, dove questi non rischiano soltanto la loro carriera politica, ma quelli di loro rischiano anche proprio. Quindi adesso concludo che poi non vorrei farlo troppo lungo. Io sono suggerire di non preoccuparsi per il rialzo europeo, perché l'unico danno sicuro che ce ne verrà è che questi ci si foneranno un sacco di soldi, perché invece questi si foneranno i soldi. Però non c'è la possibilità di un reale scontro militare con la Russia, perché non siamo in grado di entrarci in quel campionato lì per diversi anni almeno. C'è un unico rischio vero, un rischio reale, cioè, dal punto di vista militare, c'è uno solo, cioè c'è la possibilità che ai tedeschi gli venga in mente di dotarsi dell'arma atomica e che gli americani lo lasciano fare, cosa che io dubito che succederebbe. No, potrebbe, teoricamente non succede. Ecco, allora, se succedesse questa cosa, se i tedeschi volessero dotarsi dell'arma atomica, i russi reagirebbero con la forza e quindi usando anche possibilmente le armi atomiche per impedire che si verificasse questa cosa. Questo l'hanno scritto, non è una cosa che sto inventando io. C'è un documento pubblico che è uscito l'anno scorso, che è la versione pubblica di un documento che è stato impiegato per l'elaborazione della nuova dottrina nucleare russa, di cui saprete è una dottrina che permette il primo impiego per strike. È stato scritto da tre personalità russe, uno si chiama Sergei Karganov, l'altro Dmitry Tren, poi c'è un ammiraglio del quale dimentico sempre poco. È un documento nel quale si prende l'esame, appunto, queste tre persone sono persone che non sono la voce ufficiale della Russia, sono ascoltate al massimo livello della dirigenza russa. E presi in esame questa possibilità che la Germania si doti cioè diventi una minaccia militare significativa per la Russia, e si dota delle armi nucleari, sarebbe, e viene prescritto, viene raccomandato appunto alla Federazione Russa di impedire queste cose eventualmente anche con la forza. Questo sì che è un rischio anche sul livello fisico della guerra significativo. Gli altri, secondo me, no, perché per esempio questa cosa di mandare le truppe europee come peacekeeper in Ucraina non succederà mai, i russi non lo accetteranno, e se Francia e Germania o qualunque paese europeo volesse fare questa cosa, manda i propri soldati a morire per niente, credo che la fa. L'unico aspetto appunto preoccupante sul piano militare ormai è quello lì. Poi c'è l'aspetto politico, cioè il fatto che gli europei in questo modo rendono ancora più difficile quello che già è molto difficile, cioè un processo diplomatico che conduca a un trattato abbastanza stabile e duraturo tra l'Ucraina e la Russia. Però altre preoccupazioni io non le avrei. Se poi mandare qualcosa, fare due obiezioni, io ovviamente volentieri.
Penso sì. Beh, non resta che seguire il filone offerto da Roberto, anche se non ci siamo preparati, insomma, concordati all'inizio, ma per dare un senso, diciamo, al discorso e offrire spunti alla platea. È vero che tutto sommato non si corre il rischio di alimentare una guerra, però probabilmente, e poi cercherò di dire il mio pensiero su questo, c'è il rischio però che la guerra ci cada addosso qui in Europa. Un rischio dovuto, diciamo, all'arretratezza, alla incapacità di visione strategica, politica delle elite europee nella loro maggioranza e dalla visione ristretta che li guida. In che senso? Io parto da 2 aneddoti che sono accaduti in questi 3 anni di guerra curiosi, diciamo, che rivela la leggerezza, tanto per parafrasare dell'essere europeo, delle elite europee. Il ministro della difesa svedese 2 anni fa, perché quando i cieli di Stoccolma sono stati attraversati da un drone di non si sa quale origine, è rimasto totalmente atterrito da dare le dimissioni all'istante dal suo incarico. Il cancelliere Scholz, poco prima, al momento dell'insediamento, una delle prime domande che ha fatto con l'incipit della guerra in Ucraina è il tipo di copertura di cui disponeva la cancelleria in caso di attacco e via dicendo, e i comandi militari candidamente gli hanno rivelato che la cancelleria è completamente scoperta agli attacchi eventuali, diciamo, dei russi. E da lì è partito il terrore, lo smarrimento di Schulz e l'annuncio dei 200 miliardi da spendere per la difesa tedesca, dell'esercito tedesco. Sono 2 aneddoti curiosi, però rivelatori della qualità della classe dirigente che abbiamo, che non sono elementi estemporanei, devono farci riflettere proprio sui rischi che portano l'incoscienza del peso delle scelte che si stanno subendo, e non solo più subendo, la sorpresa relativa è che le elite europee stanno diventando parte attiva e più intransigente delle scelte di questo ultimo ventennio, trentennio. Forse questo è l'aspetto meno atteso, diciamo, delle attuali dinamiche. Con l'avvento di Trump, della nuova amministrazione di Trump, probabilmente ci sarebbe atteso uno smarrimento delle elite europee e comunque un atteggiamento passivo, come è sempre stato in questo settantennio. Invece stiamo assistendo a un fenomeno strano, all'attivismo di queste elite, a contrasto di alcune ipotesi che si stanno avanzando nell'amministrazione statunitense, poi magari se ne parlerà meglio, e che scombussolano, diciamo, il tram leader che si è sviluppato a partire soprattutto dagli anni 90 qui in Europa. A ben vedere non è un fenomeno insolito e nuovo, perché noi l'abbiamo già visto un po' sotto traccia, non in maniera evidente, quando c'è stata l'unzione dell'Unione Sovietica, dove le componenti più radicali che si aggrappavano al passato non erano nell'ex Unione Sovietica, nella Russia, erano nei paesi satelliti dell'Europa orientale, soprattutto nella Repubblica Democratica Tedesca, in parte, diciamo, nella vecchia Cecoslovacchia e via dicendo. Erano lì i centri che insistevano, si aggrappavano verso Gorbaciov, eccetera, per mantenere il più possibile lo status quo. Ma proprio perché si trattava di elite che dipendevano, grosso modo, nella massima parte, come dipendono le elite europee adesso, dall'egemone, e che sapevano di dover finire
una volta ribaltata, diciamo, la conduzione nel paese guida, cioè nell'attuale Russia. In Europa stiamo assistendo a una reazione maggiore, perché maggiore la cosiddetta resilienza di queste elite. Cioè queste elite hanno trovato un loro ruolo nel circuito globalista che si è creato, circuito che ha determinato, che consiste in questo, grosso modo, nella delega di alcune funzioni da parte dei centri decisori statunitensi nel mondo, in alcuni settori produttivi, finanziari, l'industrializzazione in Cina, l'industrializzazione nei settori intermedi in Europa, guida germanica, guida tedesca e via dicendo, e il risucchio di risorse da questi paesi da convogliare per via finanziaria, soprattutto negli Stati Uniti. Da lì tutti i discorsi, tutte le dinamiche di polarizzazione economica, di differenziazione sociale, di disgregazione, che comunque partivano da una presunzione, cioè dal fatto che delle elite egemoniche, diciamo, soprattutto statunitensi, potevano gestire il mondo in qualche maniera, avendo determinati livelli di controllo, diciamo, economico e militare, e delegando la praticità, diciamo, di tante attività nelle periferie, da cui attingere le risorse. Questo, come abbiamo visto, ha creato delle dinamiche inaspettate, cioè l'emergere della Cina, per esempio, una polarizzazione in Europa verso settori dell'economia complementari a guida tedesca, che consentivano a determinati ambienti, soprattutto dell'Europa centrale, di tagliare delle cedole che consentivano posizioni di rendita e anche di relativo benessere e sviluppo, però in una dinamica subordinata e comunque di convogliamento, diciamo, di risorse verso lo Stato centrale, no? Che poi garantiva lo sviluppo scientifico, la tenuta delle forze armate, l'assistenzialismo e il controllo delle frange marginate negli Stati Uniti, che si sono via via estese, fino a creare una realtà politica di cui magari si parlerà nel corso di questa riunione, e che ha generato il fenomeno, più che il fenomeno Trump, il fenomeno MAGA. In qualche maniera, diciamo, guidato e sintetizzato da Trump. Poi, se ci sarà tempo, si definirà meglio la questione, perché questo ha delle profonde influenze sulle dinamiche europee. Ora, questa leggerezza di queste elite europee, in cosa è consistita? Nell'incapacità, anzi nel ruolo istituzionale che ha avuto e che continua a avere l'Unione Europea, che non è di unione autonoma, diciamo, delle realtà politiche statuali europee. È una struttura che costitutivamente è tesa a impedire l'autonomia e lo sviluppo di elite capaci di agire e di decidere autonomamente, no? E di promuovere un proprio sviluppo e via dicendo. Queste dinamiche cosa hanno prodotto? Non hanno prodotto uno Stato, uno superstato che in qualche maniera governasse secondo dinamiche confederali o federali un continente. No, ha creato una struttura burocratica di fatto di tipo lobbistico, no? Infatti chi frequenta, diciamo, le camere, le stanze dell'Unione Europea vede il formicolio che c'è di queste dinamiche, dove non si pongono questioni strategiche, diciamo, legate, diciamo, al futuro, alla costruzione del futuro, eccetera, ma si tende a individuare gli interessi particolaristici di determinate forze associative, economiche, eccetera, che si contendono. In realtà un luogo dove non gli stati scompaiono o vengono assorbiti o uniti, diciamo, in una realtà istituzionale statuale diversa, no? Continentale, ma dove
viene definito un nuovo terreno di confronto subordinato degli stessi stati nazionali. Altrimenti non ci si spiegherebbe come mai, per esempio, un paese come la Germania, che era identificato adesso come l'avversario, il Deus ex machina dell'Unione Europea, ma non è vero questo, poi si spiegherà per come si è consentito per esempio alla Germania è un'elite di codificare, diciamo, delle strutture, delle istituzioni, dei regolamenti bancari che consentissero all'Italia di liquidare e di assoggettare i propri istituti bancari secondo le normative comunitarie e lì di salvaguardare metà del settore bancario, dell'Amtsbank, da queste normative, pur avendo strutturalmente le stesse caratteristiche, le banche popolari italiane, le banche di credito cooperative, rispetto alle Ländisbank della Germania. Non ci riesce a spiegare come mai, per esempio, la Germania ha potuto produrre un debito occulto di 800 miliardi di euro, sono cifre ormai assodate, quando all'Italia, alla Grecia e altre realtà, a differenza per esempio della Francia, si è andato a sindacare sui deficit, anche sui centesimi, anche sulla qualità delle spese, diciamo, anche se ci sarebbe da discutere. Non ci sarebbe per esempio da ragionare come mai la Germania, no? Che si è tanto battuta il sistema degli Stati Uniti per non far sorgere il South Stream, cioè le condotte che avrebbero dovuto collegare quasi direttamente la Russia all'Italia attraverso la Serbia, la Bulgaria e il Montenegro, di fatto, no? E invece ha potuto fare un Nord Stream andandosi ad accordare con la Russia sconti del 40 e 50% sul proprio gas, no? Il che ha determinato da paese fratello, diciamo, dell'Unione Europea condizioni di dumping di fatto rispetto ad altri paesi che le hanno consentito di tenere l'egemonia economica e di creare questa struttura economica fondata sul perno tedesco. Basta ricordare cos'era l'Italia negli anni, con tutte le pecche, fino agli anni 60-70, con la sua autonomia industriale nel settore chimico, nel settore automobilistico, via dicendo, e cos'è adesso, per esempio, l'Italia, molto legata alla componentistica di prodotti finiti, completati altrove, per dare un esempio. Ecco. Ora, oggi stanno venendo al pettine questi limiti, diciamo, questi limiti strutturali. Come stanno venendo, cosa stanno evidenziando questi limiti? Stanno evidenziando l'incapacità e l'isterismo di un'elite che deve rimettere in discussione le sue stesse scelte. Basta vedere, per esempio, gli incontri e i documenti che sta producendo Mario Draghi, ma non è il solo, che sono una sorta di riconsiderazione di quello che lui stesso ha fatto, però attenzione, una riproposizione sotto mentite spoglie di quello che è stato prodotto soprattutto a partire dagli anni 90 in poi, dietro una veste cosiddetta, tra virgolette, sovranista europea, che è apparente. Poi se ci sarà tempo bisognerà approfondire questo aspetto molto subdolo, diciamo, di queste dinamiche. Noi facciamo presto a ricordare a personaggi come Draghi, Macron, eccetera, che sono loro i responsabili di una condizione che stanno loro attualmente criticando. Ed è l'approccio più facile da ottenere, quello della recriminazione, di fatto. Quello che dovremmo fare invece è lo sforzo di individuare come mai questi personaggi ripropongono un futuro che sotto mentite spoglie è la riedizione del passato, pur essendo i responsabili di quelle dinamiche, di quelle situazioni che ci hanno portato adesso. Tutta la retorica, per esempio, che sta venendo fuori sull'esercito europeo, su questo Roberto ha scritto e ha fatto, diciamo, ha detto parole egregie su questo, penso che
che svilupperemo dopo la discussione. Tutta questa costruzione improvvisa fatta di numeri, numerini, di comandi messi da creare, di vertici che dovrebbero coordinare, di complessi industriali da inventarsi da zero, no? Per poter produrre una struttura di difesa, si dice, offensiva, che in realtà parte da presupposti non detti, che è la russofobia di fatto. Questo è il non detto, diciamo, di tutto questo discorso legato alla creazione dell'esercito europeo, che parte da una visione tecnicistica e tecnocratica, astrusa, diciamo, della costruzione del sistema di difesa. Il sistema di difesa, l'ho detto adesso Roberto Bufani, spoglia su 3 pilastri: il pilastro morale e del disegno politico che sussume, diciamo, poi le scelte militari, le organizzazioni militari, sono fondamentali. Quelle mancano nella definizione, e se ci sono in maniera surrettizia sono prodotto il risultato intanto di altri esterni, c'è la componente atlantista e quindi statunitense demoneo della visione, diciamo, dei rapporti internazionali, e dall'altra sono la visione di interessi di una parte ben specifica delle componenti europee, quelle che si stanno sviluppando in Germania, nell'Europa dell'Est, nel mondo anglosassone, nella componente macroniana della Francia, eccetera, che individuano nella Russia, diciamo, l'avversario, in una concezione, diciamo, non multipolare, ma come si può dire, globalista, dove per globalista non significa la creazione di una rete, diciamo, indefinita, senza gerarchie, eccetera, dove viene vista praticamente l'esistenza di un'elite egemonica che è in grado e che ha la presunzione di gestire le intere dinamiche mondiali, no? Presunzione che in realtà ha guidato, soprattutto a partire dagli anni 80, ha guidato queste elite e le hanno portate straordinariamente nel giro di un decennio, cioè alla fine degli anni 90, infatti, a un disastro, a un impasse di cui il conflitto in Ucraina da una parte e la situazione in Medio Oriente dall'altra sono, diciamo, i punti focali accesi in cui rischia di precipitare la situazione. Perché rischia di precipitare la situazione? Perché in questa presunzione di gestione mondiale, no? Con una indifferenza rispetto all'obiettivo di coesione delle proprie formazioni sociali, cioè quella statunitense, quelle delle formazioni statuali europee e via dicendo, dietro la trascuratezza, diciamo, di questa necessità, si è inserita la presunzione di poter gestire le cose del mondo controllando solo determinate leve, no? Finanziarie, militari, di controllo tecnologico, che potessero in qualche maniera consentire il controllo del mondo e la creazione di reticoli in qualche maniera determinate da queste elite che hanno, diciamo, negli Stati Uniti e in alcuni centri le posizioni di comando. La realtà è stata ben diversa, perché si è scoperto che il mondo, e queste elite hanno scoperto improvvisamente, che il mondo è ben più complesso e ingovernabile secondo i propositi che si sono assunti più o meno, e la presunzione che si sono assunti nel corso, diciamo, di questi decenni. Perché gli interstizi che sono stati creati e si sono aperti, le dinamiche che questi stessi hanno aperto, hanno consentito l'emergere di nuove elite, lo hanno consentito in Cina in maniera, diciamo, opportunistica. Lo hanno consentito in Russia in maniera molto più lucida dal punto di vista politico. Lo hanno consentito in India, lo stanno consentendo anche in Africa per certi
da certi punti di vista. E questo sta portando allo smarrimento di questa elite e al tentennamento, all'espressione di colpi di testa, diciamo un po' alla cieca. L'Ucraina è stato il prodotto di questa presunzione e la conseguenza di questa impasse. Impasse che è drammatico forse per gli Stati Uniti, ma certamente per l'Europa e per gli Stati europei così com'è. Perché dovesse finire male, poi ne parleremo meglio, penso, veramente si rischierebbe una catastrofe di cui l'Europa dovrebbe pagare pegno, no? È vero che il militarismo è un militarismo astruso di quello dell'Europa, però è talmente astruso che può arrivare a provocare la reazione di altri. Cioè un sviluppo incontrollato del riarmo, tra l'altro anche fatto male, perché l'Europa non ha le tecnologie di controllo dell'insieme delle attività militari, perché non ha il primato nel digitale e nell'aerospaziale. Lo aveva potenzialmente, per esempio, con del controllo delle comunicazioni. Lo aveva potenzialmente, per esempio, con il Galileo, ma è stato coscientemente e forzatamente messo da parte. Lo può avere nell'hardware, che so, nell'artiglieria, sui carri armati, sulla missilistica in parte, eccetera. Ma non basta per acquisire parità strategica, basta per stuzzicare l'allarme dell'avversario munito o del presunto avversario munito, cioè dei russi o anche degli stessi Stati Uniti, che non possono tollerare l'emergere, diciamo, di forze incontrollate che possano porsi alla pari. Quindi provocare una catastrofe nemmeno voluta per chi è abituato a gigioneggiare, diciamo, con questi arnesi senza essere consapevoli della valenza. E qui torniamo al discorso, per esempio, della superficialità di queste elite, della leggerezza dell'essere di queste elite. Tanto piene della loro prosopopea, e lo abbiamo visto su tanti spazi, cioè l'ambizione, per esempio, di poter governare e dettare le regole del mondo, quando in realtà hanno perso la loro capacità nell'hardware, nella produzione scientifica, nel controllo, nell'egemonia anche culturale e ideologica, e hanno spacciato il primato della norma come diciamo, lo strumento per poter essere di esempio al mondo e dettare al mondo la regolamentazione, diciamo, delle cose. Adesso si parla del riarmo europeo, quasi che il riarmo sia un problema di stanziamenti e di produzione di strumenti, di morte, di complessi industriali. Si tratta anche di quello, però intanto non è una cosa semplice da poter creare per un continente, nemmeno per un paese che si è isolato dall'Africa. Basta vedere la condizione della Francia, del primo paese, diciamo, come tradizione coloniale, assieme alla Gran Bretagna, eccetera. Basta vedere l'attuale condizione della Francia in Africa. Basta vedere come l'Europa si è tagliata i ponti con la Russia, no? Per quanto riguarda sia il mercato e sia per quanto riguarda, diciamo, le importazioni delle materie prime. E ora, cosa significa questo? Poi basta vedere anche la qualità, per esempio, della capacità industriale europea, che è ampiamente sopravvalutata nel nostro dibattito interno. Se noi andiamo a vedere anche paesi leader come la Germania, come in parte la Francia, eccetera, sono paesi che primeggiavano, perché adesso anche lì viene messo in discussione, in settori in realtà del tutto secondari, nel digitale, nella chimica fine, nella biotecnologia, eccetera. Sono ambiti dove l'Europa ormai è tagliata fuori, e senza di quello avere
il cannone, come avere l'automobile, come avere il mezzo meccanico, conta poco, no? O conta se sei aggregato a un sistema di cui sono altri i decisori strategici, come è avvenuto sino ad ora. No, scusami, non vorrei tapparti le ali, però per una questione tempistica, se non sprechi tutte le cartucce non è a sufficienza dopo per l'offensiva di primavera. No, nel senso, siccome facciamo 2 giri, ti direi... Sì, adesso ti vedo proprio un po', volevo chiaramente interromperti. No, finisco. Quindi il dramma, il dilemma di queste elite è da una parte la presunzione e da parte la riduzione al particolare, diciamo, delle loro attività. Tutta questa retorica che si sta facendo sulla difesa europea, eccetera, si basa su un non detto su chi è il nemico, no? Di fatto, e il nemico è la Russia, secondo diciamo, questo dettato. Un nemico non dettato, non prodotto da se stessi, ma indotto dall'altro. Secondo, porterà a un impiego, cioè diventa, e qui concludo, prioritaria la gestione del particolare, cioè su chi tutti questi finanziamenti che dovranno essere concentrati fino all'anno scorso sul Covid, sulle biotecnologie, oggi sugli armamenti, su chi devono essere agevolati, su chi deve essere finanziato, no? Dove devono essere concentrati, molto probabilmente la Germania, però riducendosi a una sorta di lottizzazione che porterà probabilmente anche a provare uno scontro, ma uno scontro di fatto dei quali si è inconsapevoli la portata. Questo è il fatto, questo è il rischio grosso. Per questo ho detto che a furia di parlare di guerra, di militarismo, via dicendo, come per esempio in Germania sta succedendo. Noi per esempio su Italia al Mondo, grazie come si chiama? Adesso la messia d'anzianità dei nomi, per esempio stiamo pubblicando parecchio, diciamo, della stampa tedesca su questo. Stiamo assistendo a una resurrezione di un militarismo vuoto, cioè non fondato nemmeno sulle capacità, che però può arrivare a provocare, a spingere. Questo è l'assurdo e l'assurdità della condizione europea. L'assunzione di posizioni, diciamo, radicali, estremiste, senza nemmeno averne la forza e la capacità di gestione. Quindi con il rischio di vederci piovere addosso senza essere consapevoli di quello che potrà arrivare, diciamo, al peggio. Buonasera a tutti. Allora, da giornalista mi tocca parlare dello stato dell'informazione di guerra, e visto che in guerra la prima vittima è la verità, se c'è uno sconfitto di questo, evidentemente, di questa guerra in Ucraina è senza dubbio l'informazione, in particolare quella occidentale, in particolare quella europea. Non mi riferisco solamente a 3 anni di palle, chip, le narratrici russi che combattono con le palle, insomma, le colonnine che sconfiggono i soldati russi, eccetera, eccetera, ma anche il fatto che negli ultimi giorni, nelle ultime settimane, ci sono state delle dichiarazioni pazzesche che sostanzialmente la nostra stampa ha praticamente ignorato. E chi sono questi signori che la nostra stampa ha quasi ignorato? Beh, uno si chiama Mark Rutte, è segretario generale della NATO, il quale ho bisogno dopo un incontro davvero molto interessante con il presidente degli Stati Uniti, Donald Trump, dove Trump, tra l'altro, con una leggerezza incredibile, prospettava l'invasione degli Stati Uniti della Groenlandia, nonostante la sovranità appunto danese, e Rutte che sostanzialmente non batteva ciglio. Beh, è uscito da quell'incontro, tanto per capire come è cambiato il mondo in poche settimane dall'insediamento di Trump, ha detto
Tutto sommato, quando finirà la guerra, questo l'ho detto Rutte, portato da politico, che è da un rivista americana, ma anche da altre riviste, giornali statunitensi, se tutto sommato quando finirà la guerra noi potremo ristabilire delle normali relazioni con la Russia. E devo dire, una dichiarazione un po' diversa rispetto a quella che si diceva lo stesso Rutte soltanto qualche settimana fa, quando parlare delle dichiarazioni che faceva il suo predecessore Stoltenberg a capo della NATO riguardo alla Russia, che fino a poco tempo fa era vista come una sorta di nemico esistenziale, no? Poi è cambiato il capo della baracca, si è insediato Trump, quindi i sudditi hanno dovuto adattarsi. Altre notizie interessanti che la nostra stampa ultimamente forse è un pochino distratta, ecco, perché è impegnata a cantare le magnifiche sorti dell'Europa, il militarismo, tutto quant'altro, non ha considerato quello che ha detto l'ex premier britannico Boris Johnson, tra l'altro uno dei più fedelissimi sostenitori dell'Ucraina, guerrito antirusso, il quale ha detto, ha ammesso una cosa che fino a poco tempo fa non si sapeva nemmeno che quella in Ucraina è stata una bella procura. Quindi una banalità perché studia certe cose, ma che fino a poco tempo fa chiunque lo diceva era accusato di putinismo e altre cose. Non solo, lo stesso Johnson, evidentemente forse stato un poco al pub, ma ha ammesso addirittura che i nazionalisti ucraini hanno minato il processo di pace che Zelensky aveva avviato nel 2019. Ricordiamoci che Zelensky fu eletto dal popolo ucraino per giungere alla pace sulla base appunto degli accordi di Minsk. Quindi dichiarazioni molto importanti che però sulla stampa italiana, tranne qualche lodevolissima eccezione, non sono false. Ma perché questa cosa della NATO è importante? Perché prima citavo Rutte, e lo stesso Rutte ha detto anche un'altra cosa pazzesca, ha detto noi non abbiamo mai promesso all'Ucraina che entrerà nella NATO. È stata la fiera delle sì. No, però insomma diciamo che come veniva confezionata prima, ecco, lui in maniera brutale, prima ha detto che la NATO è pronta a ristabilire le relazioni con la Russia e poi non abbiamo mai messo nulla, infatti effettivamente è così. Ma perché questa cosa della NATO è importante? Beh, non è un'invenzione di Putin né della Russia, adesso un po' il fulcro di quello che è un po' il mio intervento, cioè è sempre stato il nodo, punto principale su cui la Russia ha battuto, cioè la non adesione dell'Ucraina alla NATO. E questa è una cosa che viene da lontano, non è appunto un'invenzione recente, ma riguarda un po' tutto quello che è accaduto dalla fine della guerra fredda, poi nei decenni successivi, perché già al tempo, quando l'amministrazione Clinton in particolare avviava questo processo di espansione est verso la NATO, un processo importante, ci mancherebbe, nessuno è stato costretto, però comunque ci si avvicinava ai confini della Russia, un importante stratega americano che si chiama George Kennan, che è il padre della politica di contenimento degli Stati Uniti nei confronti dell'Unione Sovietica, diceva nel 1997 su un importante articolo del New York Times, è che l'opinione non dichiarata senza mezzi termini è che l'espansione della NATO sarebbe l'errore più fatale della politica americana nell'intera era della post-guerra fredda. E anche in questo caso diceva che gli interessi di sicurezza, cioè per i russi, erano fondamentali. Non solo, lo stesso Kennan diceva annettere alla NATO gli Stati Baltici sarebbe l'unica mossa che
rischierebbe di provocare una risposta vigorosa ostile da parte di Mosca. 20 giugno del 77. Parole che tra l'altro ripeté in un intervento al Senato più giovane Joe Biden, il quale anche lui, c'è anche un video online, ammetteva che l'espansione est della NATO avrebbe potuto provocare una risposta da parte della Russia. Ma di questa opinione, appunto, un'opinione condivisa un po' da molti diplomatici, molti politici americani del tempo. Io stesso ho intervistato anche recentemente l'ex ambasciatore degli Stati Uniti dell'Unione Sovietica, Jack McLaughlin, che oggi ha circa 95 anni, ancora molto azzurro, diciamo. Lui ricordava anche in un'intervista che ho fatto, che quando avevo luogo l'unificazione tedesca, noi, Stati Uniti, promettemmo al leader sovietico, e io ero presente, quindi una persona che era presente a quegli incontri, che se la Nuova Germania fosse entrata nella NATO non avremmo allargato l'alleanza agli stati satelliti dell'URSS nell'Europa dell'Est, non mantenendo una parola. Peggio, promettemmo anche che la NATO sarebbe intervenuta solo in difesa di uno Stato membro, e invece bombardavamo la Serbia per liberare il Kosovo, che non faceva parte dell'alleanza. Queste sono parole dell'ex ambasciatore Jack McLaughlin. Un'altra testimonianza importante su questa vicenda è quella di William Burns, che è stato capo della CIA dell'amministrazione Biden ed è stato ambasciatore anche degli Stati Uniti a Mosca, il quale nel 2008 scriveva al governo degli Stati Uniti: l'ingresso dell'Ucraina nella NATO è la più importante di tutte le linee rosse per l'elite russa, non solo per Putin. In più di 2 anni e mezzo di conversazioni con i principali attori russi, dai tirapedi negli scuri meriti del Cremlino, i più acuti critici liberali di Putin, non ho ancora trovato nessuno che veda l'Ucraina nella NATO come qualcosa di diverso da una sfida diretta agli interessi russi. Questo era William Burns. E quindi ci ritroviamo a parlare di questo conflitto oggi, che vedremo se giungerà al termine con un difficile negoziato, che peraltro un conflitto che poteva terminare già a poche settimane, a pochi mesi da quando fu scoppiato, grazie agli accordi, al negoziato che si era già impastito a Istanbul, ma che fu appunto sabotato dagli altri, proprio dallo stesso Boris Johnson di cui si parlava prima. E qual è che la situazione su questa vicenda della NATO è precipitata? Zelensky, appunto eletto nel 2019, avrebbe dovuto attuare quegli accordi di Minsk, addirittura esterni, per arrivare alla pace nel Donbass, e come ha ammesso recentemente dallo stesso Boris Johnson, i nazionalisti ucraini, perché Johnson tra l'altro ha ammesso anche che ci sono dei nazionalisti in Ucraina, altra cosa che non si poteva dire fino a ieri, sabotarono quel processo. Ecco, poi quell'escalation che ha portato all'invasione russa dell'Ucraina è stato anche ricostruito recentemente da un altro professore americano, si chiama John Mearsheimer, che ha ricostruito proprio le tappe che riprendendo di quel 2021. Noi eravamo un po' forse impegnati a pensare al Covid e ad altro, ma in quelle settimane c'era stato un processo molto accelerato di impegni formali, di promesse che facevano presagire a un imminente annuncio non di un'entrata imminente dell'Ucraina alla NATO, ma quantomeno di un percorso che si sarebbe presto avviato. Tant'è che lo stesso Putin, nel dicembre del 2021, quindi siamo a poche settimane dalla tragica invasione russa d'Ucraina,
sono queste. Quello che stanno facendo, tentando o pianificando di fare in Ucraina, non sta accadendo a migliaia di chilometri di distanza dal nostro confine, è sulla soglia di casa nostra. Devono capire che semplicemente non abbiamo altro posto dove ritirarci. Pensano davvero che non vediamo queste minacce, pensano che rimanendo in silenzio a guardare emergere minacce dalla Russia. Questo diceva pubblicamente il 21 dicembre del 2021. E dopodiché è successo quello che sappiamo, e l'informazione da subito è diventata un organo, uno strumento della propaganda di guerra. Oggi si ritrova in un ruolo ancora più difficile, cioè dover giustificare tutto quello che è accaduto in questi 3 anni. Fare i conti con la realtà oggi è molto più complicato. La sconfitta che ha subito l'informazione è talmente devastante che perlomeno quella mainstream non credo che si rimanderà. Ecco, già finito il primo giro, io darei delle regole per il secondo, cioè stesso giro, stesso tempo per Roberto. Giuseppe, tu dovrai parlarti un attimo, ammesso che ci siano delle domande, possiamo stabilire subito, perché siccome non c'è ora, dobbiamo rilasciare la sala, che siamo partiti un po' in ritardo, prima di lasciare, cioè, ragionate che eventualmente se ci sono delle domande, anche per farle sentire poi nel video che verrà pubblicato, io direttamente con il microfono lascio la parola al dottor Buffani. Io cerco di fare la notizia. Vorrei fare un esempio. Prima parlavo del livello morale della guerra. Allora, avete sentito che ci sono delle persone, specialmente negli Stati Uniti, ma non solo, che dicono che Trump è un agente di Putin. E molti, anche se non dicono espressamente che è un agente di Putin, dicono che è di fatto è un amico di Putin, cioè da Putin, eccetera. Questa cosa che è espressa così è una scemenza, ovviamente. Non è un agente dell'FS, un agente doppio dell'FS. Basta, è stato eletto lui. La vittoria del movimento MAGA che ha portato all'elezione di Trump è una grande vittoria sul livello morale della guerra per la Russia, come la presenza di opposizioni populiste, sovraniste, eccetera, eccetera, di paesi europei, è un aspetto della vittoria della Russia sul livello morale della guerra, che è il progetto che presenta la Russia, quello che per esempio si manifesta anche in alleanze con il paese dei BRICS, no? È sostanzialmente un progetto che consente, che prevede, è un progetto di tipo Westfalia 2, cui ius regio e ius religio. Ciascun paese ha la piena disponibilità del regime che preferisce e i paesi entrano nel rapporto tra di loro sulla base di interessi. Punto. Questa cosa qui che va in diretto in conflitto diretto, in lotta di collisione con l'ideologia dominante del liberato progressismo, del globalismo, eccetera, eccetera. Questa è appunto questa vittoria del movimento trumpiano e la presenza di importanti opposizioni di tipo genericamente sovranista, populista, di solito di destra, è una importante vittoria russa sul livello morale della guerra. Poi i russi fanno sicuramente anche loro opere di influenza e di informazione come fanno tutti i paesi, però faccio notare questo. Non esistono opere di disinformazione e di influenza che abbiano successo se non sulla base di qualcosa che esiste autonomamente. Anche per esempio gli Stati Uniti, che sono la Gran Bretagna, anche i paesi che sono maestri nelle opere di rivoluzione colorata, no? Le sovversioni
per studiare quali sono stati fondati negli Stati Uniti delle importanti istituzioni, sono i manuali disponibili in rete, dove c'è scritto praticamente tutto, tranne qualche pezzettino, cioè tranne il pezzettino dove, per esempio, sono nel caso ucraino, che intervengono i cecchini e sparano, equanimemente sulla polizia e sui manifestanti, quello non c'è scritto il manuale, ma tutto il resto sì. Queste sono operazioni di influenza, di disinformazione e di sovversione, che per esempio in questo caso organizzano orientati, che sono i più bravi in questo caso, i più organizzati, i più bravi. Però tutte queste cose funzionano se c'è una base reale, cioè si influenza e si disinforma sulla base di qualcosa che esiste già. Quindi, anche se in Russia certamente cercano di influenzare queste realtà politico-culturali che a loro sono convenienti, cercano di influenzare qualcosa che esiste già. Questa è una cosa che, per esempio, la vittoria morale dell'avversario, che magari in quel caso veniva sconfitto sul piano fisico della guerra, qui sto pensando alla guerra del Vietnam, no? Una guerra perduta dagli Stati Uniti, nonostante il Vietnam fosse infinitamente più debole sul piano fisico, no? Il Vietnam del Nord, nonostante avessero un esercito di tutto rispetto, non è mai riuscito a battere l'esercito statunitense, mai. In compenso ha vinto la guerra sul livello mentale e sul livello morale, perché ha spaccato il proprio avversario all'interno. Chi ha la mia età si ricorda che negli anni della guerra ci furono grandissime manifestazioni molto accese all'interno degli Stati Uniti e in tutti i paesi occidentali contro l'intervento americano. Questa fu una grande vittoria morale dell'esercito, cioè dello Stato nordvietnamita e dello Stato sovietico. È una vittoria sul livello morale della guerra. Vi faccio un esempio del Vietnam perché è molto chiaro, no? Cosa vuol dire vincere sul livello morale? Vuol dire, se possibile, spaccare l'avversario, spaccarlo culturalmente, ideologicamente, politicamente, e allontanare da lui i suoi alleati, i suoi amici, dargli un vuoto intorno. Questa è una cosa che la Russia e la Cina, qui il rapporto tra la Russia e la Cina è un rapporto simbiotico, la Russia e la Cina stanno riuscendo a fare molto bene nei confronti dei paesi occidentali. Tant'è vero, in questi anni il blocco occidentale si è rinsaldato, però si è isolato, mentre il blocco delle potenze antiegemoniche si è allargato ed è flessibile. Cioè, i rapporti di partenariato, di amicizia, di collaborazione con i paesi dei BRICS non sono rapporti rigidi, sono rapporti che prevedono la necessità di aderire a un'ideologia, che prevedono la necessità di stipulare alleanze militari. Sono rapporti che sono flessibili, in questo senso sono più durevoli e meno fragili, mentre la cristallizzazione del blocco occidentale lo rende più fragile. Questa è una cosa che si sta vedendo adesso, no? Sta vedendo per esempio della divisione che si sta aprendo tra gli Stati Uniti e l'Europa e all'interno dell'Europa stessa. Questo progetto Avar di Riyadh provoca e provocherà sempre di più divisioni all'interno dell'Europa. Divisioni perché uno dei pochi casi in cui era facile individuare un interesse comune di tutti i paesi dell'Unione Europea è stato proprio la guerra in Ucraina. Quando è scoppiata la guerra in Ucraina, l'interesse chiaro come il sole di tutti i paesi europei era farla finire il più presto possibile. Abbiamo fatto? No, abbiamo fatto l'esatto contrario. Allora, avendo marcato questo obiettivo, questo bersaglio grande, 100 metri di diametro, a questo punto invece l'obiettivo non chiaro che si propongono i paesi dell'Unione Europea
di questa sostanza si riduce a perpetuare le cose come stavano prima, sperando che qualche miracolo si ritorni alla prima casella del gioco dell'oca. Questo progetto che parte fallito in partenza non può che aumentare le divisioni, vuole allargare le linee di faglia all'interno dell'Unione Europea e della NATO. Perché appunto intanto c'è stata una spaccatura molto importante tra l'America e l'Europa. È una spaccatura non definitiva, non irreversibile, però è una spaccatura molto importante. Questa appunto è un'altra importante vittoria sul livello morale della guerra da parte delle potenze Russia e Cina. Morale della favola. Io qua lo finisco perché sono qui a noi e se qualcuno magari vuole interloquire io sono felice di rispondere o parlare. Il punto centrale della questione secondo me è questo qua. Allora, l'Europa ha perso 2 volte, ha perso contro la Russia e ha perso anche contro gli Stati Uniti, cioè siamo riusciti ad arrivare secondi nella classifica di quelli che hanno perso. Chi sta al primo posto dei perdenti è l'Ucraina, che è un paese che ha subito un destino che non si meritava, non si merita nessun destino come quello. Che può meritarsi, può avere risolto un destino ancora peggiore se le cose procedono come pare che non procedendo. Se non si riuscirà in tempi ragionevoli a concludere con un trattato diplomatico abbastanza solido questa vicenda bellica, se avanti un altro anno dell'Ucraina resta il ricordo. Questi erano partiti nel 1991, c'erano 40 milioni di persone, adesso sono dentro 20, per quelli che sono scappati, immigrati, ci hanno lasciato almeno 1 milione tra morti e feriti gravi questa guerra. L'economia è messa come messa, quindi Dio le aiuti. Quindi il primo perdente è l'Ucraina, il secondo perdente sono tutti i paesi europei, che appunto abbiamo subito un danno importante dal punto di vista economico e poi politicamente stiamo agitandoci senza avere chiaro in testa che cosa dobbiamo fare. Quello che dovremmo fare è far finire il più presto possibile questa guerra. Le nostre classe dirigenti non vogliono farlo, non possono farlo. Non possono perché se lo fanno risulta chiaro che hanno sbagliato tutto prima e non vogliono anche per ragioni di tipo ideologico, perché si sono affezionati a questa ideologia che noi dobbiamo insegnare in buona maniera a tutto il mondo perché le conosciamo soltanto noi. Quindi andiamo avanti così. Purtroppo una cosa che credo tutti di ricordare sempre è che quando si perde una guerra, perdono anche quelli che la lottarono. Per la seconda guerra mondiale l'Italia ha perso la guerra, hanno perso tutti gli italiani, non hanno perso soltanto i fascisti. Hanno perso i fascisti, gli antifascisti, i differenti, gli fascisti, hanno perso tutti. E in questo caso noi europei, anche se io personalmente ero contrarissimo alla politica che è stata adottata dall'Italia al momento dello scoppio della guerra, per il motivo che dicevo prima, l'interesse chiarissimo dell'Italia dei paesi europei era di far finire questa guerra all'istante, il più presto possibile. Io al contrario, quando l'Italia perde, perdo anch'io. Se le subisco, non ne ho la responsabilità morale, se si vuole, però la responsabilità intesa come conseguenze e me ne preoccupo io. Come ce le tocchiamo tutti quanti noi. Questo non c'è dubbio. Poi, il giorno che questa cosa qua finirà, si vedranno un po' più chiare le cose, io non so cosa succederà. Forse si farà un po' più, si sarà meno isterici, cioè ci si dirà un po' più di verità. La cosa più importante sarebbe dire un po' di verità a se stessi. Non so, vediamo. Io con questo
Allora, se non ci sono domande subito, io lascerei fare la sua conclusione anche a Giuseppe e Roberto e dopo passo. Alzatevi la mano mentre parlo, se già ho prenotato, c'è giusto da capire, è chiaro che alle 10:40, 10:03 dobbiamo assolutamente lasciare la sala, quindi io lascio la parola, vai pure, parti pure Giuseppe, poi un ultimo intervento di Roberto, io ti tengo i tempi, insomma, da starci dentro, prego, prego. Sì, sì. Allora, prego, breve così, diciamo spazio per eventuali domande al pubblico. Ma riflessione su quello che sta accadendo in America, perché è chiaro che c'è stato un cambiamento di netto, anche se ci sono ovviamente degli elementi di continuità strategica, perché se cambia il presidente, non cambia tutto. Gli Stati Uniti avevano già identificato nei vari documenti relativi alla sicurezza nazionale come la Cina come il nemico principale, competitor geopolitico principale. La Russia già questo nel 2022-2023, secondo il National Security Strategy, era già stata derubricata una minaccia immediata ma di portata inferiore. Quindi cosa sta facendo l'amministrazione Trump? Ovviamente sulla base di questo vuole chiudere in fretta possibile la partita in Ucraina. Gli Stati Uniti hanno investito circa 175 milioni di dollari, che una parte sono andati in assistenza diretta militare, di intelligence all'Ucraina, una larga parte ovviamente è servita a sostenere il complesso militare industriale. Miliardi. Però insomma comunque ha messo sul gatto questi soldi. Naturalmente ora Trump, da buon commerciante imprenditore, vuole ritornare nell'investimento e chiede una serie di cose all'Ucraina per chiudere la partita. Terre piuttosto che centrali nucleari. Vedremo come si configurerà l'accordo definitivo, ma è chiaro che il tentativo è quello di arrivare a un accordo con i russi per concentrare tutte le energie sul quadrante dell'Indo-Pacifico e per avviarsi verso la vera sfida che è quella contro Pechino. Di che tipo di sfida geopolitica parliamo? Questo è tutto da vedere. Per il momento vediamo una competizione di tipo commerciale, soprattutto da parte di Trump, ma insomma, come ha dimostrato anche nello Yemen, non si esclude anche l'uso della forza. Chiaramente contro la Cina sarebbe piuttosto complicato, perché vorrebbe dire uno scontro diretto tra le due maggiori potenze mondiali, però vedremo come si configurerà questa sfida mondiale tra Stati Uniti e Cina. Quindi appunto il tentativo è quello di provare, anche se mi pare sia piuttosto velleitario a questo punto, a staccare questa cooperazione, questa partnership strategica tra Cina e Russia e appunto concentrarsi solamente su Pechino. La problematica è che ovviamente per Trump è che ovviamente i russi e i cinesi ragionano da qui ai prossimi decenni e hanno già da tempo si sono avviati verso appunto questa partnership militare, strategica, politica e diplomatica che è difficile appunto da spezzare. No. Allora, per lo lascio l'ultimo intervento, poi con le domande.
Io lo so che Giuseppe è un po' accaldato. Io, magari se vuoi chiudere o rispondere a qualche domanda, io inizierei con le domande. C'è qualcuno che vuole fare delle domande? Assolutamente. Vabbè, allora vado da lì un po'. Approfitto del tempo per ricordarvi che probabilmente la settimana prossima sarà il prossimo aperitivo di Salvante. Ciao, li tengo in mano, io ho fatto tipo. Allora, io credo che, scusate la voce, io credo che la guerra dobbiamo fare. Io volevo citare solo il greggio lavoro di un partigianato del costo della guerra al nostro sistema economico. Quando parliamo anche ovviamente di guerra. Noi stiamo pagando fino al 24, a luglio 24, 155 miliardi è il costo della guerra, 13 miliardi di mancate esportazioni in Russia, in Ucraina con le sanzioni in Russia, 18 miliardi, 19 miliardi di mancato export in Germania, 79 miliardi di incremento delle importazioni di energia all'estero e 45 miliardi di incremento per il sistema di riprese complessivo. I morti ci sono e li vediamo. Tana è un morto che cammina, è un esempio. L'incremento della tassa di operazione è stato straordinariamente importante, è il secondo ferito grave del sistema. Per noi sostanzialmente siamo in guerra e continuiamo a non volerlo vedere, perché prima è un'analisi perfetta della situazione. Allora cosa dobbiamo fare? Noi continuiamo a insistere nel voler cominciare a discutere nel merito. Quindi concludo facendo un invito. Voi sapete che noi abbiamo cominciato un'avventura con 3 amici, 4, una parte di 4. Ci chiamiamo cittadini della città per la pace, non per la pace. Noi faremo l'11 aprile un'assemblea pubblica alla quale siamo invitati per, come dire, marcare che questa città abbia il dovere più di tutti gli altri del nostro paese di cominciare a ragionare, a parlare, a discutere con la gente di queste cose che sono la vita, sono la sanità, sono il lavoro, sono la scuola, sono il welfare e soprattutto la vita delle generazioni che sono nate da poco e nasceranno nel futuro. Quindi siete invitati e credo che questo fronte sia un fronte in cui stiamo pagando un prezzo di sangue economico per il momento. Terribile. Grazie per il ricordato anche ricordato, oltre a aver promosso questa iniziativa, appuntato tanti anni fa, una ente del terzo settore per aiutare i bambini del Donbass. Federico, ti lascio il microfono, ti raccomando, succedente, se ci sono altre domande, se no dopo già partito a rispondere. Ragionamenti. Vuoi iniziare tu, Federico? Buonasera a tutti. Sono 2 domande flash, per chi ha piacere di rispondere. Allora, la prima, vedo la cosa dal punto di vista della Russia. La prima è, alla Russia conviene fare la pace in questo senso. La sua capacità di deterrenza di un eventuale riarmo ucraino è molto migliore con una frontiera aperta, con il fronte di guerra aperto, che con il fronte chiuso. Nel senso che con 1 ora si risolve in 3 minuti, se invece c'è una pace e la frontiera viene chiusa è più complicato. Questa è la prima domanda. La seconda domanda è il nuovo atteggiamento amichevole degli Stati Uniti nei confronti della Russia, palesemente finalizzato a minare i rapporti della Russia con la Cina, ha possibilità di funzionare, cioè i russi saranno così stupidi da crederci. Grazie. Grazie alla domanda. Scusa Roberto, perché ce n'è una aperta, a questo punto chiudiamo tutte le io volevo chiedere, è possibile che questa Europa che vuole riarmarsi sia solo un modo per ridare un po', cioè di far partire un po' l'economia che si è fermata e stagnata, per il settore automotivo che ormai non funziona per via del green, di tutte queste cose?
più di economia sulla minoranza, pittoresca, quindi penso di rispondo di magari parlando questo so tu. Provo a rispondere alla signora Giù. Sull'ultima cosa, io la vedo piuttosto difficile, che di distintivo pensaggio. Senz'altro qualcuno ci pensa, non è che ce l'è scrivono anche. C'è una differenza importante con quello che è successo invece chi si vede cioè penso lì Cina e la Sovietica siano già allontanate dopo il rapporto di Khrushchev al Comitato Centrale quando Khrushchev criticò Stalin. Invece i cinesi fecero un sacco, ci furono spaccature ideologiche importanti, quindi nel 1956. Poi, alla spaccatura ideologica sono seguiti i 100 motivi di conflitto che ci sono tra due vicini che hanno 4.150 km di frontiera in comune. I motivi per litigare la Russia e la Cina, lì ce l'hanno sempre, sono letteralmente rivali, no? Rivali vuol dire quello che stanno su due rive diverse del fosso. In questo caso sono 4.200 km di fosso. Le ragioni per cogliere questi conflitti e farli divampare sono cresciute nel corso degli anni con la spaccatura ideologica e poi è stata questa operazione diplomatica molto intelligente americana e cinese, il riuscimento tra alleanze che ha fatto tanto male all'Unione Sovietica e tanto bene. Io penso che adesso queste precondizioni non ci siano perché per due motivi. Uno, da una parte del rapporto Russia e Cina, i cinesi e i russi mi sembra un rapporto simbiotico, perché la Russia è il paese con più risorse al mondo, la Cina è la prima manifattura del mondo, quindi per il caso poi anche la roba di più, siccome la casa dirigente attuale russa è lì da 25 anni, poi nel corso di questi decenni, dalla caduta dell'Unione Sovietica in poi, hanno avuto delle pessime esperienze con l'Occidente. Dopo il 91, la Russia ha tentato lungamente di trovare un partenariato, una mano tesa dall'Occidente, no? Perché il paracone sovietico era caduto, non ne potevano più. Specialmente i dirigenti che sapevano bene, si vergognavano di se stessi, si erano asfissiati di menzogne. Ci sono delle citazioni che adesso purtroppo non parlo più. Sono citazioni che ho trovato in un libro di Andrea Grazioso, che non è poi per dire L'Osto del Trionfo dei Gravi. Però c'era di bello in questo libro tante citazioni dei principali dirigenti russi, dei paesi del patto di Varsavia, negli anni 30, 80 e 90. C'era un sentimento di profondo disgusto per se stessi. Mi ricordo uno che diceva, non ricordo più esattamente chi fosse, che la personalità vicina a Corona, diceva: guarda, ci raccontiamo delle parole dalla mattina alla sera, dall'altro in basso e dal basso in alto. E poi ci diamo medaglie a vicenda, uno dopo l'altro, non ne potevano più. E vedendo invece il successo del modello occidentale, qui hanno visto soprattutto il bello, no? Tu stai molto male, quindi l'erba del vicino che sempre sembra più verde, eccetera. Insomma, hanno teso una mano all'Occidente, l'Occidente l'ha preso e fa bene, quindi non è andata bene. Non è andata bene, sono stati totalmente fregati più di una volta dall'Occidente. E infatti, se uno guarda dalle posizioni dei dirigenti russi attuali, quelli che sono più avvelenati contro l'Occidente, più anti-occidentalisti, sono i più occidentalisti di ieri.
per esempio Caragano che dice che per svegliare gli agenti occidentali devono usare l'atomica. Quindi sul serio, sul serio. O Mandieri, queste persone hanno un profondo, oltre a una profonda diffidenza, un profondo disgusto per. Quindi in questa situazione mi sembra molto difficile che sia possibile, poi appunto la parità non ce l'ho, tutto può essere, ma questa mi sembra una cosa piuttosto importante. L'altra domanda non l'ho capita bene, se puoi ripetermela per favore? Scusi, lei il microfono? Sì, grazie tanto della risposta. La prima è un po' surreale, però No, ma vista dal punto di vista di non posso si sente? Adesso sento bene. Scusi. Messo dal punto di vista dei Putin, se io ho la frontiera aperta, appena vedo movimenti strani, tipo roba batteriologica, virus, laboratori, atomiche che viaggiano, eccetera, mando un ORES, dico risolvo in 3 minuti, nessuno può dirmi niente perché siamo in guerra. Fatto un trattato di pace, si mette sul piano burocratico, si chiude la frontiera e faccio più fatica a sparare un ORES. Quindi fondamentalmente per Putin cronicizzare la guerra per controllare il non riarmo dell'Ucraina, secondo me sarebbe più intelligente. È una provocazione, però io personalmente terrei la frontiera aperta. Questo è un'interpretazione possibile. La mia interpretazione più o meno è questa. L'obiettivo di medio lungo termine dei russi è la costruzione di un sistema di sicurezza condiviso in Europa. Praticamente il replay del concerto delle nazioni che hanno stipulato la Santa Alleanza nel congresso di Vienna dopo la guerra napoleonica. Questo, più o meno vogliono rifare la stessa cosa. Anche lì fu sul pulso russo. Lo zar Alessandro, dopo le guerre napoleoniche, ha insistito perché i russi, l'esercito russo, continuasse a combattere anche oltre la frontiera, perché aveva respinto la grande armée napoleonica. Tutto non voleva perché l'esercito russo era molto stanco, provato, lo zar Alessandro insistette per questo motivo. E infatti Alessandro, l'esercito russo, sono arrivati fino a Parigi, poi Alessandro è sceso a casa di Talleyrand, e insieme a Talleyrand ha gettato le basi per il congresso di Vienna, per quello che si chiamerà poi il concerto delle nazioni. I russi vogliono quella cosa lì, vogliono un'Europa stabile, vogliono fare parte dell'Europa in quel senso lì, perché o la Russia fa parte dell'Europa o l'Europa è contro la Russia. Quindi loro vogliono quella cosa lì. Allora, se vogliono quella cosa lì, il primo passo verso quella cosa lì è un trattato di pace con l'Ucraina. Primo passo. Se ci riescono, se poi non ci riescono, perché è molto difficile che ci riescano. Per 1000 motivi. Uno dei primi motivi è che in Ucraina ci sono i grossi problemi da arrivare. In Ucraina che riesca a uscire una dirigenza politica in grado di firmare un trattato di questo genere, di firmarlo e che non sia un governo fantoccio russo, che sia un governo fantoccio russo può firmare tutti i trattati che vuole. L'importante è che il trattato sia firmato da qualcuno che abbia una certa legittimità all'interno dell'Ucraina e che sia internazionalmente riconosciuto. Questo è il valore del trattato di pace con l'Ucraina. Ma è molto difficile che succeda che chi lo fa. E quando pare che non salti fuori la dirigenza politica, più c'è il problema dei nazionalisti radicali che sono armati, molto decisi e non mollano discussioni, non mollano mai. Questi stanno rifacendo adesso la cosa che hanno fatto
la seconda guerra mondiale, come sono la prima guerra mondiale. Questi sono più di 100 anni che vanno avanti. Quindi sicuramente non mollano adesso. Gli unici che possono fermarli o neutralizzare almeno in parte sono l'esercito ucraino. L'esercito ucraino. Chi c'è? Chi lo comanda? Cioè, io non lo so. Allora, se in Ucraina salta fuori qualcuno che può firmare un trattato del genere, secondo me loro sono ben felici di firmarlo. Ben felici di firmarlo a patto che siano, che vengano raggiunti quelli che sono i loro obiettivi politici nei primi tempi della guerra, che sono poi neutralità dell'Ucraina, suo disarmo parziale e protezione della popolazione del Donbass, adesso poi il riconoscimento degli oblast che hanno adesso alla Federazione Russa. Su quella base lì, secondo me, potrebbero di pace russi lo firmano adesso. Poi se andiamo avanti 6 mesi e poi si continuano, è capace che si prendono tutta la Russia. Una volta che sia sorpresa è facile andare dietro, fuori. Però i russi hanno dei forti incentivi militari a prendersi tutta la nuova Russia, oltre che l'aspetto politico, l'aspetto militare, cioè prendersi tutta la nuova Russia, potessero prendere, proteggono il Mar Nero. Proteggono il Mar Nero, proteggono la parte di Sevastopoli, è importante, Sevastopoli c'è lì, quella zona lì, la guerra di Crimea, un secolo e mezzo fa, 1800, abbiamo partecipato anche noi per salire guidati dalla mano, no? Che li ha mandati in Cavour per farsi prendere le grafiche dell'impero inglese. Quella è una posizione strategica per i russi, quindi che sia protetta da una conquista militare che poi si trasforma in conquista politica, per loro gli conviene. Hanno dei vantaggi militari importanti a prendere di più, però potrebbero essere controbilanciati da vantaggi politici, appunto, la firma di un trattato serio, significativo, se possibile durevole, potrebbe controbilanciare gli incentivi militari a prendersi più, ma prendersi tutta la nuova Russia, cose che nel giro di qualche mese, magari fino dell'anno, se la possono fare bene. Io non lo so cosa pensano loro. Penso che non lo sappiano esattamente neanche loro, perché la situazione è molto fluida. Se gli ucraini possono continuare a combattere e se ci sono gli europei che si mettono di mezzo e ti danno un po' di ossigeno, gli ucraini possono andare avanti a combattere. Possono andare avanti a combattere per poco, quanto non lo so, quanto non sanno neanche loro. Il logramento delle truppe c'è, però i russi non stanno facendo una guerra, stanno facendo un'operazione militare speciale. Operazione militare speciale, tu vedi i video di Kiev adesso, sembra Kiev, sembra qui. Ecco, se invece se i russi che stanno facendo una guerra, tu vedi i video di Berlino 1945, quella è la guerra. La distruzione anche delle infrastrutture ucraine è limitata. Per esempio non stanno prendendo le mine civili. Ci sono molti morti civili, purtroppo sempre troppi, però sono i famosi effetti collaterali. Ci sono o errori dei russi o la contraria ucraina, quando regala il suolo, sbaglia il missile. Sono degli errori, non prendono intenzionalmente. Se prendessero via intenzionalmente civili, guardate cosa succede a Gaza, quello va bene. Cioè sparare su una città abitata, succede quello va bene. La gente muore, con le macerie, con cannonate, bombe. Sì. Quindi questa cosa non la fanno, non distruggono completamente le infrastrutture ucraine e le fonti, le basi logistiche dell'Ucraina sono fuori dall'Ucraina. Sono in Polonia, sono in Germania, sono in Romania. Quindi i russi non le vogliono colpire, perché se le colpissero, colpirebbero direttamente questi paesi e non vogliono entrare in quel mondo. Però
fanno una guerra di attrito dove i loro vantaggi principali, che sono la popolazione, le truppe militari e la potenza del fuoco e le capacità del comparto militare industriale sono nettamente superiori a quelli ucraini, per cui questi vantaggi più passa il tempo, più agiscono, più diventano. È come fare il braccio di ferro con una persona più debole, no? Tu fai il braccio di ferro, piano piano ti pieghi il braccio. È appunto la guerra d'attrito. La guerra di manovra invece non è il braccio di ferro, è che tu aggiri la guardia, passi dentro la guardia della guerra e fai un po' lo stesso. Detta molto grossolanamente è questo. Quindi gli ucraini possono continuare a combattere, quanto esattamente non lo so, dipende da tante cose, dal morale delle truppe, dal materiale, dalla direzione. Si sentono voci importanti di diserzione, quante sono? Non so. La capacità di mobilitazione, qual è? Sembra ridotta, sembra che abbiamo seri problemi di mobilitazione, quanti sono? Cioè, possono sicuramente andare avanti a combattere. Poi a un certo punto improvvisamente non potranno più, cominceranno a crescere le brecce del fronte e lì, quando si aprono le brecce, lì comincia quel collasso dell'idea, comincia così, non riesce più ad agire come un tutto unico. Fino adesso gli ucraini si sono, questo ultimo anno e mezzo, si sono difesi nelle loro fortezze, perché dopo si fatto le fortezze che hanno fatto sono fortezze naturali della città. In più, i sovietici hanno cominciato a fortificare dopo la seconda guerra mondiale, perché è da lì che poi passa l'invasione europea, no? Quindi hanno cominciato a fortificare. Quindi gli ucraini hanno cominciato a fortificare a partire dal 2014 alla lotta di Kosovo. Quindi quelle erano tutte fortezze. Quando ho sentito le battaglie di Avdiivka, Donetsk, eccetera. Queste sono tutte fortezze espugnate. Le ultime fortezze espugnate sono queste qua, importanti soprattutto quelle di Pokrovsk, infatti dove stanno girando e dove gli ucraini cercano di concentrare le ultime forze per bloccare l'Idris. Se non riescono a fermare lì, se passano oltre Pokrovsk, lì dopo non ci sono più le fortezze. Quando non ci sono più le fortezze è un grosso problema, perché tu ti puoi certamente difendere e girarti nelle trincee, però la guerra che si vede combattere adesso è una guerra dove tutto quello che può essere visto può essere colpito e si vede tutto. Sono questi droni che ti vengono a cercare, tu ti rifugi dentro una casa e il drone dietro la finestra fuori, che è una cosa molto difficile da guardare. Quindi, quanto dovrò, so, una cosa certa è questa, non possono rovesciare i soldi militari. Che stanno perdendo, stanno continuando a perdere. Qui è il momento in cui o accettano la sconfitta, cioè qualcuno la dice, capitolo, oppure la capitolazione viene di fatto. Quando si frammenta l'esercito, c'è un pezzo dell'esercito qua, un pezzo dell'esercito là, uno che combatte, l'altro che denuncia, un altro che scappa, un altro che si rifugia nell'altra Ucraina, un altro che si arrende. Bene, sì, un bel applauso ai nostri ospiti, alle grandi compagni di Giuseppe Seminario, Roberto Pimanelli, grazie ovviamente a tutti voi, a presto con il prossimo appuntamento di Oggi Festa.
malfunction.